Quando è nato Diabolik? Nel 1962. E come? Su ispirazione di vecchi personaggi, vecchi ladri come Fantomas, Rocambole, Arsenio Lupin, Raffles, eccetera. Nel 1974 i lettori di un fumetto molto popolare ebbero una sorpresa straordinaria. Per la prima volta una pagina del loro periodico era occupata non da due vignette di un fumetto, non dalle vignette umoristiche che accompagnavano le parti finali di quelle pagine, tra cui il famoso scheletrino realizzato da Alfredo Castelli. Non c'era neanche una di quelle pubblicità strane degli occhiali a infrarossi, dei pesci che nascevano con l'acqua, quegli strani strumenti che venivano pubblicizzate in quelle ultime pagine di Diabolik. No, avevano una vignetta in cui si diceva loro che 600 milioni di cattolici vivono in paesi in cui c'è il divorzio e non hanno mai chiesto l'abrogazione. L'invito ai lettori era quello di votare no sulla scheda per il referendum per il divorzio, e c'era anche il facsimile della scheda con una bella croce sul no. La scelta era chiara, ed era la scelta delle due creatrici ed editori di Diabolik, Angela e Luciano Giussani. È un fatto strano questo, che il fumetto italiano nasce da due donne, anzi da tre, perché Tex nasce da Tea Bonelli, che è stato il suo primo editore ed è stata la moglie di Gianluigi Bonelli, che si è separata da lui nel dopoguerra, madre di Sergio Bonelli, che poi ha continuato la sua attività, e fu lei a scegliere di cambiare il cognome che era stato inizialmente dato al personaggio. Tex Killer diventò Tex Willer per una sua intuizione. E il secondo personaggio più celebre del fumetto è di Angela e Luciana Giussani, due signore davvero molto particolari. Angela era una modella, una donna bellissima, che negli anni 40 prese la patente, negli anni 50 prese il brevetto per poter volare. Alla fine degli anni 50 prese anche il brevetto per poter accompagnare qualcuno nei voli aerei che le piacevano tanto. Luciana era la sorella di Angela, forse con un pizzico di personalità in meno. Lei lavorava alla Folletto, nell'industria, ma sicuramente insieme erano una coppia straordinaria. Come lavorate? Qual è il vostro metodo di lavoro? Voi intanto non disegnate il personaggio? No, non disegniamo, no. Noi scriviamo soggetti e le sceneggiature. Chi le inventa di voi due le storie? Tutte e due, tutte e due. Ecco, tutte e due inventate la stessa storia? No, o no. una volta uno inventa una storia e poi... Ognuno inventa la propria storia, insomma. Ecco, e poi le discutete insieme? Sempre, cioè io faccio la mia storia e poi la leggo a lei fa la sua storia e poi la legge a me, perché così l'altra magari capta degli errori, qualche disattenzione, qualche incongruenza che chi fa la storia magari non si accorge, no? di fare. Angela aveva sposato un signore che si chiamava Gino Sansoni e che era a capo di una piccolissima casa editrice. Gino Sansoni, omonimo del Sansoni più famoso come editore, amava moltissimo le pubblicazioni in cui la parola proibito avevano una certa importanza. Nel 1951 pubblica Realtà Proibita, di cui è direttore responsabile. Si tratta di un quindicinale con sottotitolo Amore, sangue, sessualità, fortuna, destino. Siamo in anni in cui l'Italia è assolutamente perbenista, in cui c'è moltissima censura, in cui, figuriamoci, una donna in bikini è uno scandalo. Gino Sansoni cerca di sfruttare questa pruderie, anche questa facile emozione con cui si potevano accalappiare coloro che si avvicinavano
alle edicole italiane. Ecco, ma per esempio, chi dei due si identifica di più con Diabolic? No, nessuno delle due, penso. No. Ma no, è un lavoro, insomma. È un personaggio positivo o negativo, tutto sommato? Ma non lo so, guardi, sono stati scritti fiumi di inchiostro su Diabolic. Chi lo vede negativo, chi lo vede positivo, chi dice scarica la violenza. Non so, io non posso giudicarlo, cioè lo faccio, per me è un fumetto di avventura, di relax e basta, insomma. Non credo che le letture devono avere obbligatoriamente qualcosa di positivo o negativo, può essere solo l'avventura in se stessa e fine a se stessa. Ma la famiglia Sansoni, quella di Gino Sansoni e di Angela Giussani, era una famiglia particolare, era una famiglia di trasgressivi in qualche maniera. Quando Angela lascia Gino Sansoni è un momento di grande rottura e sembra quasi che ci sia una sorta di dichiarazione femminista ante litteram in quello che succede. La casa editrice di Gino Sansoni si chiamava Astoria ed era a Piazza Cadorna a Milano. Da Piazza Cadorna si vedeva dalla finestra dell'ufficio la stazione nord di Milano. In quella stazione ogni giorno centinaia di pendolari viaggiavano, così come spesso anche Angela e Luciana Giussani facevano la linea Milano-Saronno per andare a trovare uno zio Claudio, che era un appassionato dei feuilleton francesi, per esempio di Fantomas. Dice la leggenda del fumetto che un giorno Angela Giussani trovò Fantomas e si innamorasse di questo personaggio che era naturalmente un criminale, uno che rubava e che riusciva a farla franca nei confronti della giustizia. E l'idea di avvicinare i lettori ad un personaggio che fosse trasgressivo, che permettesse una lettura emozionante nel pochi minuti di un viaggio da pendolari, questo a lei piaceva moltissimo. E per questo, dopo aver tentato una piccola avventura traducendo un fumetto sportivo americano che si chiamava Big Ben Bolt, decise con Luciana di inventare un personaggio trasgressivo, un personaggio criminale, un personaggio che potesse emozionare in poche pagine quante ne servivano per arrivare alla fine di un breve viaggio in treno. Questo personaggio sarebbe diventato uno dei miti del fumetto italiano. E quasi per un dispetto da fare al marito Gino Sansoni, che appunto aveva una casa editrice che si chiamava Astoria, che Angela e Luciana Giussani decisero di chiamare la loro casa editrice, quella che avrebbe fatto diventare celeberrimo Diabolic, Astorina, come se fosse la figlia piccola di una casa editrice invece più importante. La storia ha voluto che l'Astorina durasse e diventasse molto più ricca della storia, ma insomma, tant'è. Angela e Luciana cominciarono a vivere questa avventura di Diabolic in maniera assolutamente avventurosa, senza alcuna preparazione nel campo. Dobbiamo ricordare che il fumetto in quegli anni era qualcosa di davvero spesso molto improvvisato, anche perché la stampa costava poco, la carta costava poco, si poteva cercare di andare in edicola senza alcuna pianificazione per vedere che cosa accade, e spesso i personaggi andavano in edicola senza la loro versione definitiva, ma con una versione che piano piano sarebbe migliorata fino a diventare appunto quella di successo. Così accadde esattamente per Diabolic. Diabolic, che si legge così con l'accento sulla O, nacque il 1 novembre del 1962 e nacque come prova, come possibilità, come vediamo che succede. Chi va a vedere il primo numero del Diabolic, di quel primo numero del Re del Terrore,
Scopre un Diabolic abbastanza diverso da quello di oggi, molto diverso. I disegni sono piuttosto brutti, quasi fatti da un disegnatore non professionista. Tutto doveva essere migliorato, tutto doveva essere collaudato, ma questa era l'editoria di allora e questa era anche la storia di Angela e Luciano Giussani. Leggiamo dal libro Le regine del terrore, che ha scritto Davide Barzi con Tito Faraci, che oltre a Fantomas il personaggio ha avuto anche un'altra fonte di ispirazione, e cioè nel febbraio del 1958 Mario Giliberti, che è un giovane operaio della Fiat, viene trovato morto nel suo letto a Torino, con il corpo devastato da colpi di trincetto. Dopo poche ore l'omicidio viene rivendicato tramite lettera inviata alla redazione di Stampa Sera e alla questura di Torino da uno sconosciuto. La missiva è firmata Diabolic, ma non come vediamo nella scrittura del fumetto, Diabolic con il CH finale. I giornali parlano di questo assassino misterioso come del Fantomas degli operai. Diabolic spedisce altre 8 lettere nelle quali annuncia nuovi delitti e poi scompare dopo aver creato una sorta di psicosi. È come se in questo caso il personaggio del fumetto sia nato da un personaggio reale, da un fantasma reale, da un assassino, da un finto serial killer che non è mai diventato tale. Ma questa sorta di mistero serviva a un personaggio che doveva diventare un personaggio contro. Diabolic è un personaggio contro la società, e non perché sia un personaggio cattivo, è un personaggio che agisce contro la società perché è la società ad essere profondamente cattiva. Se noi leggiamo i fumetti di Diabolic, ci accorgiamo che il protagonista intorno a lui ha una società di ghiaccio, in cui tutti gli altri personaggi non riescono ad avere dei reali sentimenti. Sono tutti formali, sono tutti finti, vestono tutti dei ruoli che sono assolutamente disumani. Diabolic, che sarebbe il cattivo, combatte contro una società disumana, diventando il buono anche perché lui ama davvero Eva Kant ed ha oltretutto una relazione stranamente assolutamente perfetta con questa donna, con cui condivide tutta la sua vita. Se morisse Eva Kant, Diabolic morirebbe di dolore, e la cosa accadrebbe al contrario. Se morisse Diabolic, Eva Kant, quante volte l'abbiamo vista terrorizzata alla sola idea. Qual è il rapporto tra Diabolic ed Eva Kant? Che rapporto è? Un rapporto abbastanza curioso. È un rapporto di fedeltà, e sì, è curioso forse adesso. Comunque il personaggio è nato così, ha una donna sola, ed è anche giustificata questa donna, perché ormai fra di loro si è creata una comprensione, un'affinità, per cui un'altra donna dovrebbe rispiegare tutto, insomma. Invece questa con un'occhiata si capiscono, e quindi non vedo perché dargli un'altra donna, insomma. Sono la coppia perfetta, sono l'alfa e l'omega, ma in questo gioco di coppia c'è anche un altro personaggio. Questo personaggio si chiama Ginko, e anche lui è un personaggio molto particolare, perché lui sarebbe un perdente, anzi sarebbe il perdente predestinato, sarebbe colui che tutte le volte deve perdere per forza di cose, perché la serialità questo prevede, che Diabolic alla fine sia vivo nonostante i titoli che tutte le volte ci preannunciano che Diabolic è prigioniero, che Diabolic viene arrestato, la fine di Diabolic. Niente, noi sappiamo da lettori che nulla di questo è vero, noi sappiamo perfettamente che andiamo a comprare un gioco letterario, un gioco fumettistico in cui alla fine Diabolic sarà vivo, Diabolic vincerà insieme a Eva e Ginko sarà il perdente, ma un perdente molto particolare, non un perdente perché è incapace di vincere, non un perdente perché non sa
come vincere. È un perdente semplicemente perché Diabolik è più forte di lui. È una sorta di quello che ha detto Gimondi a proposito di Merckx compiendo i 70 anni della sua vita. Merckx era più forte di lui e quindi ha vinto di più, ma Gimondi era fortissimo e se non ci fosse stato Merckx, Gimondi avrebbe vinto forse quanto Coppi. Ecco, non può esistere un mondo di Ginkgo senza Diabolik e Eva Kant, ma noi sappiamo che senza di loro Ginkgo sarebbe il vincitore assoluto. Un giorno le sorelle Giussani hanno dichiarato: Diabolik finirà di esistere solo il giorno in cui questa società non avrà più bisogno di gente come lui per rilevare le sue contraddizioni. Diabolik ed Eva Kant sono coloro che mettono in contraddizione il mondo in cui vivono. Ecco, Diabolik incontra delle tematiche, diciamo così, detto male, di moda. È stato anche femminista, vero? Sì, cioè Eva Kant è diventata femminista e Diabolik ha capito che era giusto. Ecco, ce ne sono molte di queste, voglio dire, questa realtà esterna entra parecchie volte nelle avventure di Diabolik. Sui trattamenti di manicomi, su esperimenti che poi sono venuti fuori, sì, cioè su elettroshock fatto a Bambera, eccetera, su quelle cose lì. Questa è una dichiarazione molto interessante, perché uno potrebbe pensare davvero che Diabolik sia un fumetto popolare che si basa solo su dei meccanismi facili e non abbia, come dire, un retroterra, un pensiero dietro. Tutt'altro. Diabolik è il pensiero delle sorelle Giussani. La componente sociale è fondamentale. Diabolik ed Eva sono contro. Il loro modo di reagire all'assurdità di un mondo che parla solo di soldi e si basa solo sulla ricchezza materiale è rubare. Loro reagiscono rubando e rubano per togliere sicurezza a questo mondo che altrimenti non si accorgerebbe di essere disumano. Diabolik non è certo un politico, non è certo un teorico. Lui non esterna, non polemizza e non discute, neanche fa proclami. Anche se una ventina d'anni fa in Viaggio nella Cina di Mahoma era certamente una Cina e una nostra visione della Cina molto diversa da quella che abbiamo oggi, Diabolik affermò che in quella terra la sua presenza non avrebbe avuto alcun senso, forse perché ci sarebbe stato poco da rubare. Insomma, lui, Diabolik, per esplicitare il proprio pensiero, non può far altro che compiere rapine. Esprime attraverso queste rapine il dissenso più alto possibile su una società assolutamente fredda, disumana, senza scopo, se non forse quella del profitto o della ricchezza o dell'esibizione del proprio ego. Su questo le sorelle Giussani non transigevano. La loro creatura, dicevano, non accetta questo sistema, tanto che anche il celebre pediatra Marcello Bernardi scrisse una cosa molto interessante. Diabolik è il più pericoloso degli anarchici, egli è solo e pertanto imprevedibile e inattaccabile. È solo con la fantasia, la quale, come è noto, si pone agli antipodi rispetto alle norme. Questa vostra famiglia è così attenta alle vostre letture, come ha preso questo Diabolik? No, intanto non sanno leggere i fumetti, quindi non hanno quasi mai letto. E poi così, non sanno. No, l'hanno presa bene, cioè anche perché appunto non hanno visto un personaggio negativo, hanno visto che era un personaggio basato sull'avventura. Anche Diabolik ha avuto la storia in cui ha dovuto raccontare la propria infanzia, il passato. Sono famose le storie sul passato di Tex, sul passato di Carson, perché dopo un po', quando il personaggio dei fumetti ha avuto successo, si vuole capire qual è stato il motivo per cui è diventato quello che è diventato. Ed è molto interessante questa storia Diabolik chi sei, che racconta la tragedia dell'infanzia di Diabolik. Diabolik è stato un ragazzino senza genitori, che ha vissuto ed è stato cresciuto in un'isola piena di criminali. Questi criminali naturalmente avevano rapporti con lui, ma rapporti di una certa freddezza, di una certa
lontananza, non avevano rapporti affettuosi. Diabolik non ha mai avuto nella sua infanzia un vero e proprio punto di riferimento affettivo. Guarda caso, accade sempre così ai personaggi cattivi. Non c'è mai stato un creatore di storie che ha dato a un personaggio poi diventato cattivo nell'età adulta una infanzia felice e rassicurante. Evidentemente c'è qualche cosa di vero nel fatto che si possa diventare cattivi perché si è avuto un'infanzia piena di disastri affettivi. Diabolik ha avuto tutto questo, eppure dopo questa infanzia difficile e priva di affettività è proprio Diabolik ad avere una storia d'amore perfetta. Sono Diabolik ed Eva i buoni, anche se sono i cattivi. Sono loro che sanno come far funzionare una vita di coppia in maniera perfetta. Sono loro a mettere in pratica la perfetta uguaglianza tra uomo e donna, perché molto spesso è Eva Kant ad essere protagonista delle storie di Diabolik. Sono loro a non lasciarsi e a rispettare un peraltro non esplicito patto d'amore eterno. Di certo Diabolik ed Eva sono figli dello stesso destino. Cresciuti entrambi in un mondo senza amore, decidono di combatterlo intensamente, creando così l'unica vera, sincera, calda situazione affettiva di Clairville e dintorni. Noi lettori da anni siamo affascinati da questa coppia che riesce a mantenere così salda la relazione, la loro relazione. Ma siamo anche affascinati dal fatto che tutte le volte sono capaci di prendere le armi contro un mare di guai per riuscire a risolvere positivamente i loro piani criminali. E allora forse non è chiaro come le sorelle Giussani all'inizio riuscivano in questo. Chiamavano alcuni dei più grandi soggettisti, sceneggiatori di fumetti e anche di gialli, per farsi suggerire non tanto la trama del fumetto, quanto proprio la soluzione di un piccolo particolare, un congegno che doveva avere nell'automobile Diabolik, un'idea che doveva avere Ginko per poterli acchiappare e naturalmente le contromisure dei due criminali. Le sorelle Giussani sapevano come inserire queste idee, queste trovate che venivano pagate proprio in quanto tali all'interno di una trama in cui i personaggi riuscivano a mantenere se stessi, ad essere se stessi, eppure a continuare in maniera imprevedibile la loro saga, che è poi il segreto della serialità di successo. E così, da 50 anni, abbiamo una coppia invincibile come Eva Kant e Diabolik.